Siamo a Varazze, comune della provincia ligure di Savona, certamente famoso per le sue spiagge e le sue acque cristalline, ma è inoltrandosi nei boschi dell'entroterra che troviamo un insediamento di straordinario interesse, l'Eremo del Deserto. Si tratta di un convento fondato dai Carmelitani Scalzi nel 1618 per ospitare una comunità di eremiti cenobiti destinata fin dal principio ad avere pochi rapporti con la cittadinanza. Il deserto è una forma di vita religiosa comunitaria solo apparentemente paradossale. Il cenobitismo diventa infatti il salvagente a cui aggrapparsi per non annegare nei rischi di eccessivo orgoglio, se non fanatismo ascetico, tipici della scelta eremitica, in alcuni casi considerata anche eretica. Il fedele decide quindi di rimanere compresso all'interno di una regola che va a stabilire la vita appunto del cenobio. Il deserto nasce come forma di vita religiosa in seno all'ordine dei Carmelitani e lo fa nella Castiglia spagnola nella seconda metà del Cinquecento, quando alcuni appunto fedeli incominciano ad ispirarsi alla vita, alla regola seguita da degli eremiti latini che tra la fine dell'undicesimo e l'inizio del XII secolo si stabilirono proprio alle pendici del Monte Carmelo. Trapiantato poi l'ordine sul territorio italiano nel 1584, la comunità dei Carmelitani Scalzi fondò il suo primo convento dedicato a Sant'Anna proprio qui vicino, a Genova, e da allora ha conosciuto un sviluppo piuttosto rapido. Nei primi anni del Seicento i padri di Genova iniziarono tutte le procedure di fondazione di un vero e proprio eremo da affiancare al convento urbano. Molti si fecero avanti offrendo terreni più o meno idonei, ma i Carmelitani Scalzi scelsero di acquistarne uno tutto loro, forse anche per rivendicare autonomia e indipendenza. Questa località dell'entroterra di Varazze rispondeva a tutte le loro esigenze. Era un dosso collinare, isolato ma dominante rispetto alle zone circostanti, e in lontananza la vista del mare, alle spalle i monti, custodi silenziosi di questa nicchia isolata. Fin dai suoi primi anni l'eremo poté contare sui finanziamenti, sulle donazioni di molte famiglie patrizie genovesi. Questo gli permise di ingrandirsi acquistando numerosi terreni e successivamente di consolidarsi attraverso la costruzione di un muro di cinta della lunghezza di 3,5 km. Al mecenatismo genovese, in particolar modo della famiglia Doria e Pallavicini, si devono anche molte delle opere che adornavano la chiesa, purtroppo oggi in gran parte distrutte e andate perdute. Questo muro di cinta, che venne appunto costruito, era a tutti gli effetti un vero e proprio vallum che divideva il mondo esterno dalla comunità religiosa. All'interno del muro di cinta però non era soltanto la chiesa, ma c'era la vita della comunità religiosa, il cenobio, 7 romitori sparsi nel bosco dove gli eremiti potevano isolarsi alla ricerca di ulteriore solitudine in determinati periodi dell'anno liturgico, e c'erano poi gli orti di cui non si occupavano però i nostri eremiti. La regola dei Carmelitani Scalzi infatti impediva loro, o meglio suggeriva loro, di dedicarsi esclusivamente a meditazione e preghiera. Erano infatti i cosiddetti fratelli conversi, insieme coadiuvati da alcuni contadini, ad occuparsi degli orti e dei terreni circostanti la proprietà. Il significativo appoggio di alcune importanti famiglie genovesi non evitò però ai Carmelitani almeno un'iniziale opposizione da parte del Senato della Repubblica di Genova.
che temeva di vedere limitata la sua sovranità civile e maldigeriva la costruzione del convento perché era visto come un ulteriore punto messo a segno dal partito filo-spagnolo di Genova, al quale naturalmente i carmelitani scalzi si rifacevano in virtù delle origini del loro. In realtà poi l'opposizione fu decisamente blanda e venne facilmente superata imponendo ai carmelitani qualche clausola puramente formale. Parliamo di un'offerta di una libra di cera, della consegna di una copia delle chiavi al doge, della posizione dello stemma della Repubblica e di una lapide che affermasse la sovranità genovese su tutto il territorio del convento. La comunità, composta da 14 religiosi, osservò rigorosamente i canoni della vita eremitica soltanto per un secolo e mezzo. Una vita in totale solitudine. L'unico momento di vera e reale socialità erano le cosiddette collazioni. La domenica mattina, per lo spazio di circa un'ora, gli eremiti si intrattenevano reciprocamente discutendo, parlando di argomenti spirituali. Come sappiamo tutto questo? Beh, grazie alle ricche testimonianze che ci sono pervenute nel libro delle visite che i superiori maggiori facevano con cadenza annuale o biennale, volte soprattutto a controllare, no? Che la comunità osservasse il canone, la regola dei carmelitani e ci fosse una buona amministrazione della casa. Dal 1750 però la comunità, la vita eremitica, cominciò ad affievolirsi e già nel 1766 nei resoconti dei superiori si introdusse la formula di spirito di eremitica o anzi romitica osservanza, di fatto una certificazione del fatto che ormai la prassi eremitica andava svanita. In parallelo a questo abbandono però si tentò l'ampliamento delle attività dell'azienda agricola. Infatti in quello stesso anno vennero acquistati numerosi terreni, estesi anche gli orti attraverso il dissodamento di aree incolte, vennero piantati numerosi olivi, si migliorò la gestione del castagneto, aumentarono anche i capi di allevamento e sempre in quello stesso anno si siglò un accordo con la comunità locale che concedeva il libero pascolo al bestiame nei boschi circostanti l'Eremo e in cambio gli eremiti concedevano invece ai cittadini la possibilità di partecipare almeno ad alcuni dei momenti di preghiera della comunità. Nonostante l'accresciuto sfruttamento economico delle proprietà, a partire dalla seconda metà del 1700 la comunità dei carmelitani andò inesorabilmente riducendosi, fino al 1798, quando la neonata Repubblica Ligure dispose di fatto la soppressione e concentrazione di tutti quanti questi ordini religiosi, sancendo di fatto la fine di un'esperienza altamente originale. L'anno successivo le proprietà dell'Eremo vennero quindi messe all'asta. Convento, chiesa, cappelle
queste però rimasero nelle mani del demanio, mentre i terreni circostanti vennero acquistati da un privato, un certo Ignazio Pagano, che però non riuscì a ricavarne un granché. Infatti le clausole restrittive del contratto erano particolarmente numerose e eccessivamente rigide. Non poteva accendere carboniere, c'era il divieto di allevamento del bestiame. Nel 1818, alla morte del Pagano, la proprietà venne nuovamente rimessa in vendita e i carmelitani scalzi riuscirono a riappropriarsi dell'eremo soltanto grazie a una lauta donazione delle sorelle Grimaldi, un'altra famiglia patrizia e importante del genovese. Una volta riacquisita la proprietà, il superiore in realtà dell'ordine diede subito disposizioni urgenti per ristabilire e ripristinare la vecchia comunità religiosa, che però, nonostante questo, tentò a decollare. Nel 1858, anno in cui gli ultimi frati vennero trasferiti nel convento di Voltri, iniziò un periodo piuttosto cupo, fatto di numerosi passaggi di proprietà, e il convento divenne preda dell'incuria e dell'abbandono. I carmelitani scalzi ritornarono a farsi avanti, tentando di riacquistare la proprietà già nel 1884. Ma l'opposizione di molti religiosi della provincia ligure non permise alcun accordo prima del 1920 e il ritorno dei carmelitani fu legato ad alcune specifiche finalità. Nel 1922 infatti venne trasferito presso questa struttura il seminario minore, il primo anno scolastico iniziò appunto in quel medesimo anno, ed inoltre divenne la sede di elaborazione e produzione della rivista Ite a Joseph, che divenne presto l'organo di propaganda e promozione del culto e della regola dei carmelitani in tutto il territorio ligure. L'eremo del deserto rimase l'unico centro di formazione dei giovani frati fino al 1951. Anno di istituzione del vicino seminario di Arenzano, in cui vennero progressivamente trasferite tutte quante le classi, fino al 1978, quando il piccolo seminario del deserto cessò definitivamente ogni sua attività. Continuò invece il culto a San Giuseppe, che è stato alla base dei principali, lavori di trasformazione della struttura, a partire dal 1927, quando proprio l'eremo venne dedicato. In quell'occasione vennero effettuati i primi lavori che sancirono la prima apertura della struttura al pubblico, alla comunità, alla cittadinanza locale, testimoniati dall'apertura, dalla costruzione dell'ampio piazzale ospicente il portone d'ingresso e la scala monumentale che invece porta all'ingresso della chiesa. L'ultimo e completo restauro è datato invece 1988, terminato poi nel 1990, e da allora l'eremo del deserto è sempre più divenuto meta di pellegrinaggi locali, oltre che un luogo di riferimento per associazioni di volontariato, gruppi parrocchiali o comunque tutte quelle persone desiderose di trovare un posto in cui potersi riappacificare e potersi raccogliere in preghiera.
Dopo secoli di ermetica chiusura, il muro è stato pertanto tolto. Il paradosso è stato superato fondando uno spazio di umanità nuova, fondata sulla relazione con gli altri e sul servizio per gli altri. Dove c'era il muro, ora corre un sentiero. Non resta che percorrerlo insieme.